Benvenuti sul mio canale, dedicato a tutti gli appassionati di musica che vogliono conoscerla e comprenderla meglio. Un canale pensato principalmente per tutti appassionati che non hanno una specifica competenza in materia, ma che vogliono arrivare a un ascolto più consapevole, a un ascolto intelligente. Ed è per questo che ho chiamato Ascolto Intelligente la casella di posta elettronica alla quale si possono rivolgere, che può essere utilizzata da tutti quelli che vogliono maggiori informazioni o vogliono fare domande e osservazioni sui video. Oggi parleremo degli elementi fondamentali della musica. In un video presente sul mio canale, intitolato Capire la musica classica, ho detto che nell'ascolto musicale ci sono due individualità, lui e noi, il compositore e l'ascoltatore. Bisogna aggiungere che nell'ascolto musicale c'è anche un'altra figura, quella dell'interprete, che si pone proprio in mezzo tra il compositore e l'ascoltatore. Il compositore ha una sua idea poetica. Questa idea poetica viene trasformata dal compositore in suoni e questi suoni vengono trascritti in maniera molto precisa, molto esatta nella partitura, ovvero il compositore scrive con estrema precisione tutte le indicazioni relative agli elementi fondamentali della musica, dei quali parleremo dopo. L'interprete, l'esecutore, che ovviamente conosce la musica, ha tutti gli strumenti per interpretare, per decifrare correttamente le indicazioni del compositore relative a questi elementi fondamentali e li rende con fedeltà per poi portarli all'ascoltatore. E l'ascoltatore, che non sa leggere la musica, che non ha una specifica competenza in materia, perché dovrebbe essere interessato a conoscere gli elementi fondamentali della musica? Per due ragioni. La prima è che conoscere meglio gli aspetti anche tecnici della musica ci consente di apprezzarla meglio, di seguire la linea del pensiero del compositore e di arrivare appunto all'ascolto consapevole, all'ascolto intelligente. La seconda ragione è che conoscere meglio questi elementi fondamentali della musica ci consente di comprendere delle forme molto diffuse nella musica occidentale come il tema con variazioni. Partiamo da un esempio musicale che ci servirà come traccia per parlare degli elementi fondamentali della musica. È una danza, una scozzese, di Franz Schubert. Prima di passare all'elenco degli elementi fondamentali della musica e alla loro definizione, bisogna fare una precisazione necessaria. Questa divisione e questa definizione partiranno dagli elementi musicali così come li troviamo in questo brano di Franz Schubert. Saranno una divisione e una definizione che valgono per una larga parte del repertorio, per così dire, della musica colta occidentale. Ma questa definizione e questa divisione non si possono applicare a qualsiasi brano musicale scritto in qualsiasi epoca storica, in qualsiasi cultura o in qualsiasi paese. Questo per dire che una definizione omnicomprensiva degli elementi fondamentali della musica non è possibile. Quindi, meglio dire che gli elementi fondamentali della musica sono individuati a partire da questo brano di Franz Schubert e che queste definizioni hanno una validità molto vasta, ma non totale, non omnicomprensiva. Sarà comunque utile. Allora, incominciamo elencando gli elementi fondamentali della musica così come li troviamo in questo brano di Franz Schubert. Gli elementi fondamentali della musica sono il ritmo metro, la melodia, l'armonia, il timbro, la dinamica e la velocità.
Per iniziare la definizione degli elementi musicali non seguiamo proprio l'ordine che vi ho proposto, partiamo non dal ritmo metro, ma dal secondo elemento, la melodia. La melodia nel brano di Franz Schubert che abbiamo ascoltato è quella che viene eseguita dalla mano destra. Riascoltiamola. Torneremo successivamente sul tema di quanto sia difficile e anche rischioso tentare una definizione omnicomprensiva degli elementi fondamentali della musica. Ne parleremo dopo. Aggiungiamo un'altra considerazione prima di occuparci della melodia. Gli elementi fondamentali della musica in questo brano di Schubert ci arrivano nella loro fusione, nella loro interrelazione. Se li separiamo in maniera che può sembrare un po' troppo artificiosa, è anche perché siamo autorizzati dal fatto che in prima battuta lo ha già fatto il compositore. Schubert aveva il brano musicale completo nella sua mente, ma poi, quando lo ha trascritto graficamente, ha messo nella partitura delle indicazioni precise di ognuno di questi 6 elementi musicali. Quindi questa divisione, che può sembrare appunto artificiale e forzata, è una divisione già presente nella mente del compositore. Il fatto musicale nella sua interezza è nello stesso tempo composto da queste parti diverse. Veniamo alla melodia. Come possiamo definire la melodia in riferimento a questo brano di Schubert? La melodia è la dimensione orizzontale della musica. La possiamo definire una successione di suoni, ognuno dei quali ha una sua specifica altezza, che può essere uguale o differente dall'altezza dei suoni che lo precedono e o lo seguono. Quindi la melodia è una successione di suoni. Questa definizione è sicuramente valida per il brano di Schubert e vi dicevo anche per altri brani, tanti altri brani. Non per tutti, ma per molti brani assolutamente sì. Torneremo, come vi dicevo, poi sull'argomento dopo. Quindi possiamo dire che la dimensione che appartiene in maniera specifica alla melodia è quella della successione dei suoni eseguiti uno dopo l'altro e ognuno dei quali ha la sua specifica altezza. Adesso ritorniamo, per così dire, al primo elemento dell'elenco, il ritmo metro. Una cosa per volta. Com'è il ritmo nel brano di Schubert? Innanzitutto una precisazione. Questo è il ritmo della melodia, cioè della parte che nel brano di Schubert viene eseguita dalla mano destra. Perché dico questo? Perché, come vedremo poi, anche l'armonia ha un suo ritmo, ma non anticipiamo la spiegazione. Come abbiamo ottenuto il ritmo della melodia di Schubert? Semplicemente togliendo le altezze e lasciando soltanto le durate. Quindi, se la melodia è una successione di suoni, ognuno con la sua altezza, e quindi è una successione di altezze, il ritmo è una successione di durate. Il ritmo è un elemento fondamentale della musica ed è talmente primordiale che di solito lo si mette all'inizio dell'elenco degli elementi musicali. Il ritmo prima di tutto, poi la melodia e così via. Non abbiamo seguito quest'ordine per chiarezza di esposizione, ma rimane il fatto che il ritmo è un elemento forte ma più semplice, basato solo sulle durate. Per esempio, non si dà melodia senza ritmo, però si può immaginare un ritmo senza la melodia, come abbiamo dimostrato adesso. Quindi Schubert
ha, e questo mostra l'interrelazione tra gli elementi musicali, ha ideato una melodia fatta di altezze diverse, ma ognuno di questi suoni aveva anche una sua durata. Ma non basta. Noi abbiamo unito al concetto del ritmo anche il concetto del metro. Che cos'è il metro? Il metro è la successione degli accenti, la successione regolare degli accenti, perché Schubert ha ideato questa melodia con una successione di altezze, di suoni che hanno ognuno la sua altezza, ognuno la sua durata e si distinguono tra loro anche perché alcuni suoni sono accentati ed altri no. Un compositore come Schubert crea una melodia partendo da un metro, in questo caso da un metro binario, un metro nel quale in ogni battuta c'è un primo tempo che ha l'accento forte e il secondo no. 1, 2, 1, 2. È il metro della marcia. Schubert avrebbe potuto scegliere anche il metro ternario. In questo caso i tempi fondamentali della battuta sono 3, ma sempre soltanto il primo è accentato. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ed è il metro del valzer. Metro binario e metro ternario. Quindi un compositore come Schubert crea una melodia mettendo una successione di suoni che si distinguono per altezza, per durata e anche per accentazione. Come sarebbe stato il brano di Schubert se il compositore avesse deciso di far marcare alla mano sinistra i due tempi fondamentali della battuta, in modo da dare all'ascoltatore il senso continuo di questo metro 1, 2, 1, 2. La parte della mano sinistra sarebbe stata così. E se la parte della mano sinistra fosse stata scritta così da Schubert, l'effetto sarebbe stato differente da quello che invece Schubert ha scelto. Schubert, nella parte affidata alla mano sinistra, non marca continuamente i due tempi della battuta, ma se lo avesse fatto, il brano sarebbe risultato in questo modo. Per definire e descrivere l'aspetto ritmico-metrico della musica, ci siamo concentrati sulla parte eseguita dalla mano sinistra nel brano di Schubert. E questo ci dà l'opportunità di affrontare il terzo elemento fondamentale della musica, che è l'armonia. Anche qui bisogna fare una precisazione di carattere storico assolutamente necessaria. L'armonia, così come la intendeva Schubert al suo tempo e come l'ha intesa in questo brano, è frutto di una riflessione teorica che comincia alla fine del XV secolo. Quindi è un percorso molto lungo. Prima della fine del XV secolo il termine armonia esisteva, ma intendeva qualcosa di diverso. Non è il caso qui di fare un excursus storico, ma è un'ulteriore dimostrazione del fatto che la definizione degli elementi fondamentali della musica non può essere omnicomprensiva, appunto perché bisogna tenere conto anche dei fattori storici, che il più delle volte sono assolutamente determinanti. Insomma, che cos'è l'armonia così come la intendeva Schubert? Possiamo dire che se la melodia è la dimensione orizzontale della musica, vale a dire riguarda i suoni considerati nella loro successione, l'armonia invece è la dimensione verticale della musica, riguarda i suoni non emessi in successione ma contemporaneamente, i gruppi di suoni che secondo l'armonia al tempo di Schubert sono appunto raggruppati in accordi a patto che siano costituiti da almeno tre suoni differenti. L'armonia
Nel brano di Schubert anche l'armonia viene realizzata nella parte della mano sinistra che ascoltiamo. Anche questo esempio così semplice ha mostrato chiaramente che nella musica gli elementi fondamentali sono in interrelazione tra loro, perché anche l'armonia ha un ritmo, ovvero gli accordi hanno una durata, e anche l'armonia è collegata al metro, perché Schubert posiziona gli accordi sui tempi forti della battuta oppure no. Di conseguenza, ecco che anche l'armonia ha un suo ritmo metro, lo avevamo accennato prima. Insomma, Schubert concepisce una melodia come successione di suoni, con la loro altezza, ma che hanno la loro durata, che sono riferiti a un metro specifico, che sono sostenuti da un'armonia che nello stesso tempo ha anche essa il suo ritmo e il suo metro. Di conseguenza tutto è collegato. E se noi stiamo facendo questa separazione, dicevo prima, che può sembrare artificiosa, tutto parte dal fatto che Schubert, nel momento in cui ha scritto la partitura, ha annotato con precisione questi elementi separatamente, anche se poi l'esecuzione li fonde. L'armonia ha molti compiti, molte virtù, molte possibilità. E qui non è la sede per illustrarli tutti, non si può. Ma un esempio può essere illuminante. All'inizio di una delle opere più belle di Giacomo Puccini, Tosca, il sagrestano di Sant'Andrea della Valle intona l'Angelus Domini e canta sempre lo stesso suono. Angelus Domini nunciavit Mariae et concepit de Spiritu Sancto. Il sagrestano canta sempre lo stesso suono, ma l'orchestra cambia continuamente gli accordi che sostengono quest'unico suono e l'effetto è affascinante. Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit de Spiritu Sancto, Ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum, et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Che cosa ci fa capire questo splendido passo pucciniano dal primo atto di Tosca? Che i suoni possono essere armonizzati in maniera differente, in vari modi differenti. L'armonia di Puccini, la concezione che lui aveva dell'armonia, è uguale a quella di Schubert. Quindi, nella concezione armonica di autori come Puccini e Schubert, il compositore ha la possibilità di armonizzare un suono in vari modi diversi. E questa possibilità è sfruttata pienamente e magnificamente da Puccini nell'esempio che abbiamo ascoltato. La linea vocale è costituita da un unico suono ripetuto, ma gli accordi che sostengono questa linea vocale cambiano continuamente. Quindi non c'è un senso di monotonia, tutt'altro. La linea vocale non si muove, ma è l'armonia a muoversi. Approfondiamo questo magnifico aspetto dell'armonia, questa potenzialità splendida, riascoltando il brano in una riduzione al pianoforte.
Veniamo adesso alla quarta componente fondamentale della musica, il timbro o colore. È un concetto più semplice da comprendere e da spiegare rispetto ai tre elementi precedenti. Il timbro o colore è la voce, il suono specifico di ogni strumento. Negli strumenti ovviamente è compresa anche la voce umana. Il timbro è una componente molto importante nella musica e questa importanza è sottolineata da Aaron Copland nel suo libro Come ascoltare la musica, al quale abbiamo fatto riferimento nel video intitolato Capire la musica classica, che, come vi dicevo, trovate sempre sul mio canale. Copland scrive: poiché è impossibile non avvertire il timbro della musica, essa non può esistere se non in termini di qualche specifico colore dei suoni. Copland ha sempre presente però anche l'ascoltatore, quello che riceve la musica, quello che vuole comprenderla meglio, e infatti successivamente scrive: non possiamo immaginare una persona così cieca ai suoni da non essere capace di distinguere la voce di basso da quella di soprano o, negli strumenti, la voce della tuba da quella del violoncello. Questo vuol dire che noi ascoltatori abbiamo la capacità di distinguere la differenza tra le varie voci strumentali, tra i vari timbri, ovviamente. Anche se non sappiamo a quale strumento appartiene in particolare quella voce, se non siamo capaci di collegare una melodia allo strumento, pure siamo capaci di sentire la differenza di quella melodia quando viene intonata da un altro strumento, la differenza tra il primo e il secondo strumento. E questa è una cosa che possiamo fare tutti. Però ovviamente ci sono ampi margini di miglioramento. Ed ecco allora che Copan scrive successivamente: l'ascoltatore intelligente avrà relativamente al timbro due scopi principali. A. Affinare la sua consapevolezza dei diversi strumenti e delle loro caratteristiche di timbro. B. Acquistare una migliore coscienza delle intenzioni del compositore nell'uso di uno strumento qualsiasi o di una combinazione di strumenti. Per concludere questo rapido discorso sul timbro, facciamo un esempio che secondo me è illuminante. L'inizio della Rhapsody in Blue di George Gershwin è affidato a uno strumento, il clarinetto, melodia famosissima che ascoltiamo adesso in questa che è la sua versione originale. Ascoltiamo adesso questa melodia suonata da un altro strumento, che può eseguire i suoni alla stessa altezza del clarinetto, la viola. Che differenza c'è tra il clarinetto e la viola? Il clarinetto è uno strumento a fiato, ovvero il suono viene prodotto attraverso l'immissione di una colonna d'aria nel tubo sonoro da parte dell'esecutore, mentre la viola è uno strumento ad arco, ovvero uno strumento che ha delle corde e produce il suono attraverso lo sfregamento di queste corde mediante un archetto. Ascoltiamo come suona la melodia iniziale del Rhapsody in Blue eseguita non da un clarinetto ma da una viola. La descrizione e la definizione degli ultimi tre elementi musicali, vale a dire il timbro, la dinamica e la velocità, è più semplice ed è meno legata a quelle precisazioni storiche e culturali che abbiamo fatto per i primi tre elementi dell'elenco. In più dobbiamo aggiungere che nel caso di questi tre elementi conclusivi è molto importante la differenza espressiva che noi notiamo quando il compositore li modifica. Abbiamo già sentito la differenza notevole che c'è quando la melodia iniziale della Rhapsody in Blue viene eseguita da una viola anziché da un clarinetto. Adesso parliamo della dinamica e anche per la dinamica possiamo fare lo stesso discorso. La dinamica è la dimensione della musica che attiene all'intensità del suono.
dal pianissimo quasi impercettibile di uno strumento solo al culmine sonoro di un'orchestra e di un coro portati al massimo della potenza. Ci sono molte gradazioni all'interno della dinamica e anche questo è un elemento che, usato con sapienza dai grandi compositori, ha delle forze espressive notevolissime. Facciamo un esempio per far capire come la variazione della dinamica possa avere un impatto espressivo ed emotivo differente sull'ascoltatore. È un esempio tratto dalla Sinfonia numero 8 di Beethoven. All'inizio del quarto movimento Beethoven presenta il primo tema eseguito pianissimo e subito dopo eseguito fortissimo. La melodia, che nella prima esecuzione pianissimo è agile e fremente, diventa addirittura nella esecuzione in fortissimo scatenata, selvaggia. Ascoltiamo. Ho detto prima che è molto importante la differenza espressiva che l'ascoltatore nota quando il compositore modifica il timbro o la dinamica o la velocità di un brano o di un passaggio. Questo non significa che le variazioni, le modificazioni, le alterazioni del ritmo metro, della melodia e dell'armonia siano meno importanti, assolutamente no, ma in certi casi non sono così facili da percepire, soprattutto per un ascoltatore appassionato ma che non ha una specifica competenza musicale. Questo cosa vuol dire? Che non sono cose che possiamo sottovalutare oppure mettere da parte perché sono più complicate. Assolutamente no. Questo ci deve spronare a capire meglio l'interazione degli elementi musicali, la loro specificità e vedere quindi quando questi elementi e come vengono cambiati dal compositore. Insomma, è un invito a migliorare il nostro ascolto, a farlo diventare sempre più consapevole e sempre più intelligente. Siamo all'ultimo elemento dell'elenco, cioè la velocità. E non c'è bisogno di spiegare che cosa significa in un brano la velocità. Bisogna specificare però che nel brano di Schubert la velocità è chiaramente indicata, che l'interprete non può alterare, modificare questa indicazione a suo piacimento. In poche parole, se il compositore prescrive che il brano venga eseguito velocemente, un interprete non lo può eseguire lentamente e viceversa. C'è l'obbligo da parte dell'interprete di seguire con fedeltà le precise, accurate indicazioni del compositore. Ma così, per fare un esperimento, per fare una prova, vediamo come suonerebbe, come risulterebbe la scozzese di Schubert se eseguita a una velocità diversa. All'inizio la eseguiamo, anche se non in maniera completa, alla velocità prescritta da Schubert e poi più lentamente. Quale sarà la differenza espressiva? Ascoltiamo. Siamo arrivati alla fine di questa rapida definizione degli elementi fondamentali della musica. All'inizio dicevo che non se ne può dare una descrizione omnicomprensiva, che è anche un'operazione rischiosa, perché dare una definizione è come enunciare una regola.
Appena la si è enunciata, ecco che viene il pensiero delle possibili eccezioni. Però conoscere la storicità di questi elementi è molto importante. Lo scrive Aaron Copland nel suo Come ascoltare la musica. È anche necessaria qualche conoscenza dello sviluppo storico di questi elementi principali perché il lettore giunga a una visione più giusta delle relazioni fra la musica contemporanea e quella del passato. Quindi vi consiglio ancora la lettura di questo testo fondamentale, Come ascoltare la musica. Conoscere gli elementi fondamentali della musica ci consente anche di comprendere meglio delle forme importantissime della musica colta occidentale come il tema con variazioni. Se consideriamo ognuno di questi elementi fondamentali come un parametro, ecco che quando il compositore ne cambia anche uno solo si può parlare di una variazione sul tema. È una modificazione della melodia originaria e basta cambiarne anche uno solo di questi elementi. Quindi conoscerli meglio è molto importante. Certo, un dubbio alla fine mi è venuto. Questa separazione degli elementi musicali, pur sottolineandone sempre la loro interrelazione, non avrà complicato il discorso, non avrà reso o rischia di rendere più difficile l'ascolto all'appassionato che vuole capire di più. Insomma, non sarà una situazione simile a quella che Italo Svevo descrive nella Coscienza di Zeno? Nel romanzo Svevo scrive: Tullio aveva studiato l'anatomia della gamba e del piede. Mi raccontò ridendo che quando si cammina con passo rapido, il tempo in cui si svolge un passo non supera il mezzo secondo e che in quel mezzo secondo si muovevano niente meno che 54 muscoli. Trasecolai e subito corsi col pensiero alle mie gambe a cercarvi la macchina mostruosa. È una bella definizione e Svevo poi scrive poco più avanti: ancora oggi di, che ne scrivo, se qualcuno mi guarda quando mi muovo, i 54 movimenti si imbarazzano e io sono in procinto di cadere. Non deve accadere sicuramente questo quando ascoltiamo la musica. Non dobbiamo cercare di separare in maniera così netta e così insistita i 6 elementi, tanto da pregiudicare il piacere dell'ascolto. Ma dobbiamo sapere che conoscerli meglio e sforzarci di percepirli in maniera sempre più approfondita ci farà arrivare al nostro obiettivo, l'ascolto consapevole, l'ascolto intelligente. Vi ringrazio dell'attenzione e al prossimo video dove affronteremo altri elementi di questa magnifica arte che ci appassiona tutti. A presto!